sempre la pasta, cambiate, mangiate diverso e godete, dai. Ma d'estate possiamo mangiare zuppe, minestre, sta roba qua? Che ne pensate voi? Io direi di sì. No, bollenti, ma tiepidi, fredde, si possono mangiare benissimo. Oggi voglio fare con voi un pancotto particolare. Quindi, come sempre, ci avanza un po' di pane, ci abbiamo due patate, ci abbiamo un po' di rucola, ci abbiamo dei pomodori da sugo, gialli e rossi, un peperone, l'aglio e magari un pezzetto di bottarga. E per chi non c'ha bottarga, una bella grattata di pecorino, buono, stiamo a posto. Quindi recuperare il più possibile quello che è buono ancora. La rucola, la mezza bustina di rucola è ben avanzata, o il mazzetto di rucola che avete comprato come faccio io dal produttore. Quindi andiamo piano piano a fare questa ricetta. Pane duro, vedete? Tagliamo a fettine. Olio, usiamo st'olio abruzzese, intonso, vai, abbondante, dove andiamo prima di tutto a dare una bella insaporita a sto pane. Aglio, lasciamolo con la camicia, così vediamo che si brucia. Metto qui dentro, via. Vado col pane, guarda. Così, lo friggiamo proprio. Ah mamma, che te frigge il pane, ci credo che è buono. Oh. E godete, dai, che famo? È il pane vecchio, che vuoi fare? Come lo mangiare? Oh, succhi, come con un coso, un ghiacciolo, prima che si ammorbidisca. Quindi lo friggiamo qui col profumato, con l'aglio. Bello sto pane com'è, oh. Allora, mi è venuta l'idea, ora ce lo metto pure l'origano e lo facciamo pure divertente, ok? Che questo è sempre profumato, buonissimo, buono. Mazzi sì, ma i rametti no, Vai, così, guarda che bello. Facciamo la figa, figa. Paprika, rossa, dolce. Guarda che bello. Già il pane è una promessa che sarà buono da morire. Ah, brucia. Patata. Questa è quella lì che ci vuole un po' più di tempo. Perché la patata? Perché diamo un po' di volume a questa zuppa, questo, come l'abbiamo chiamato? Pancotto. Qua il pancotto è più che pancotto, è una zuppa di verdure estiva, ok? Quindi dove andiamo a mettere un po' di patate e immaginatela che si può mangiare tranquillamente anche fredda, tiepida, fredda, ok? Ragazzi, il pelapatate è un antispreco, non vi fa sprecare tanta patata, tanta carota, tutto quello che andate a pelare, perché pela finemente, quindi non c'ha problemi. Non è come la vostra mano che col coltello una volta andate un po' più forte e una volta più leggeri. A dati, grossolani, è una zuppa. Oddio, oh, è cascata la patata. La patata è cascata. Vai, taglio a dadini in questa maniera, la raccogliamo, la laviamo e si mangia. Poi, quindi, entriamo in temperatura con l'olio, così. Sentite come va subito? Vai. Quindi questo farà un po' il volume la patata, in questo caso. Immaginate, la patata sta andando, c'è il peperone qui, solo soletto, ma facoltativo, Ma lo sai perché vi dico? Ve lo dico? Io ho pure due zucchine da metterci dentro il frigorifero. Quindi, capito? È il modo per dare una bella ripulita al frigorifero di quello che non usate, oppure vi è rimasta una zucchina e diventa più divertente il tutto. Tagliamo il peperone a rondelle, mi piace così, sto taglio in questa maniera. Guarda qua che c'era, solo i soletti. Tante ricette italiane, della tradizione italiana, della cucina nostra italiana, sono nate da questo. Immaginate, io faccio sempre l'esempio della pappa al pomodoro, che è una delle cose più conosciute, dei supplì,
gli arancini, le arancine, come volete chiamarle voi, quello è riso avanzato. È che hanno fatto una palletta e l'hanno fatto. Noi siamo pazzeschi nella cucina di recupero, veramente pazzeschi. A me sta zucchina non mi fa impazzire, quindi dopo che c'è troppo bianco, questo lo mettiamo qua dentro che ci fa da brodo e usiamo soltanto il verde, se no è una pappetta, che vedi belle rosolate. Aggiungiamo l'acqua, così si cominciano a cuocere. Mettiamo la cipolla pure questa qua rossa, la leviamo da mezzo, perché adesso che cosa ho fatto? Io ho messo la cipolla dentro a tanta acqua, quindi non ci avrà quell'effetto, diciamo, che ci piace a noi di ammorbidirsi bene, di stufarsi, di condire bene. Però intanto adesso che succede? Con quest'acqua la patata si ammorbidisce, evapora adesso l'acqua e ci aiuterà a cuocere la cipolla come ci piace a noi. Aglio, via, messo. Zucchine che metteremo proprio all'ultimo, via, guarda, a cubotti o a rondelle, a seconda della zucchina che ci avete. Non si stiamo a fossilizzare. Vedete? Guarda, guarda qua, guarda che sta diventando. La patata un po' si sta così sfragnando. Verbo sfragnare vuol dire si sta consumando, la si sta un po' a schiacciare, viene da ridere. Quando ancora c'ho un po' quello slang romanesco, capito? Chi è? Guarda che te faccio mangiare oggi, oh. Vai. Bello, vai. Vuoi vedere la cipolla, vogliamo noi? Adesso, acqua, che adesso ci siamo, ragazzi, perché se può dire che ce l'abbiamo fatta. Ci raduniamo, due pomodorini gialli, così, proprio di bocconcini, capito? Che ti capiteranno di tanto in tanto. Ti vuoi privare? Pomodoro rosso, guarda qua così. Ci siamo, un po' di peperoncino. Bello, sale che non ci abbiamo messo, bello così, vai, aria di casa mia, metto altra acqua, ok, vedete che bel colore? Perché la patata si è disfatta un pochettino. Metto le zucchine, sembra quasi un minestrone, sembra. Non vi è da ridere perché inizio una ricetta con l'intenzione di fare una ricetta e poi dopo, come al solito, Max è così, cambia, modifica tutto quanto. Guardate qua, che meraviglia dei colori, giallo, guardate che bellissimo, 10 minuti di cottura proprio. Ok? Guardate la consistenza, guardate, con la patata che ha fatto proprio il suo lavoro, e guardate i colori, non so i colori del minestrone, questo non è un minestrone, perché c'è i colori dell'estate, mi sbaglio? Immaginate che ci mettiamo questo pane croccante, così, ok? Poi voi immaginate che utilizziamo questa bottarga pazzesca. Oppure possiamo utilizzare un pecorino. Guarda qua. Guarda che spettacolo. Oh. Allora la rucola che fa? Perché non l'ho messa a contatto? Perché voglio che quando tu la giri, che inforchetti, che giri col cucchiaio e tutto quanto, la rucola si ammorbidisce. Allora lì ti dà quella soddisfazione. Se no diventa troppo molliccia. A me non mi piace così. Guardate che meraviglia. Oh. Come lo chiama? Zuppetta estiva, e più zuppetta estiva. Quindi se non c'è il bottarghi ci puoi mettere il pecorino. Cosa importante, ragazzi, vedete scrivere e scrivete, dai, abbiamo superato il milione, andiamo avanti, no? Abitudine, te bevi un bicchiere di vino con sta robetta, vai. Allora qui dobbiamo, adesso vedi che ti dicevo, così si fa ammorbidire la rucola, così quando prendere la rucola sentire questo sapore piccantino.
Ragazzi, da paura, da paura. Abbiamo fatto un piatto, metti da parte la bottarga, l'ho detto, poi metti il pecorino, con pochissimo, da urlo. Sempre la pasta, cambiate, mangiate diverso. Allora, voi dovete arricchire, perché ce lo possiamo permettere, la nostra alimentazione. Possiamo mangiare più cose, più divertenti, più colorate. Dai, se mangiamo sempre le stesse cose, dai.